Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati. In questa lezione vedremo quali preposizioni di tempo utilizzare con le stagioni, con i mesi dell'anno, con gli anni e con i secoli. Se vi siete persi la puntata in cui abbiamo parlato delle preposizioni di tempo da utilizzare con i giorni della settimana e con le parti del giorno, vi lascio poi il link nella descrizione del video più in basso, ok? Così potete darci un'occhiata. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra sulla rotellina. E oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora, quali preposizioni utilizziamo con i mesi dell'anno? In realtà un quali, perché possiamo usare due preposizioni con i mesi dell'anno. Possiamo dire in o possiamo dire a e poi il mese dell'anno. Per esempio possiamo dire a gennaio oppure in gennaio, quindi possiamo utilizzare sia la preposizione a sia la preposizione in, oppure a febbraio oppure in febbraio. In certi contesti però vediamo che in è più utilizzato con i mesi che cominciano per vocale rispetto invece ad utilizzare la preposizione a, che invece è più utilizzata con i mesi che cominciano per consonante, però questo non sempre, in certi contesti e secondo poi l'utilizzo del parlante, ok? Per esempio io tendo a dire in ottobre rispetto a dire a ottobre, oppure in aprile rispetto a dire ad aprile, che poi dobbiamo utilizzare anche la D eufonica con quella in aprile, perché vedete che aprile comincia proprio per vocale, con la stessa vocale della preposizione a, ok? Oppure in agosto rispetto a dire ad agosto, mi suona meglio, ecco, utilizzare la preposizione in, però è corretto utilizzare a ottobre, ad aprile e ad agosto, ok? È più l'utilizzo proprio del parlante. In ogni caso, quindi entrambe le preposizioni, sia a sia in, si possono utilizzare con i mesi dell'anno, ok? Quindi prendo le ferie a luglio oppure prendo le ferie in luglio, entrambi sono corretti, ok? Oppure vengo a trovarti a marzo oppure vengo a trovarti in marzo. Possiamo dire anche nel mese di marzo, quindi quando diciamo nel mese di marzo, vedete abbiamo la preposizione in, la preposizione articolata in questo caso, quindi nel mese di marzo, potete dire anche così, quindi possiamo dire nel mese di e poi mettiamo il mese, ok? Quindi questo per le preposizioni da utilizzare con i mesi, quindi sia in sia a si utilizzano con i mesi dell'anno. Allora, adesso vediamo invece le stagioni. Quale preposizione utilizziamo con le stagioni? In genere utilizziamo la preposizione in, quindi diciamo in inverno, in primavera, in estate, in autunno. Per esempio, in autunno gli alberi perdono le foglie, oppure in estate fa molto caldo. Però attenzione, possiamo anche utilizzare la preposizione di con inverno, estate e autunno, quindi possiamo dire d'inverno, d'estate e d'autunno. Vedete che utilizziamo l'apostrofo qui perché perché ovviamente inverno, estate e autunno cominciano per vocale, giusto? Quindi mettiamo l'apostrofe. Però con primavera non utilizziamo la preposizione di, invece utilizziamo la preposizione a o ovviamente la preposizione in. Però non si utilizza di primavera, non si dice di primavera, si dice a primavera, oltre a dire in primavera. E in genere anche qui sta più nei parlanti, insomma, e al nord Italia si utilizza di più la preposizione in primavera, mentre al sud si dice di più a primavera, ecco, quindi sta tutta proprio nell'uso
dei parlanti, anche questa scelta della preposizione in o a con primavera. E poi abbiamo gli anni. Quale preposizione utilizziamo con gli anni? È la preposizione nel, quindi la preposizione articolata da in. Quindi diciamo nel 2020, nel 1918, nel 1850, ok? Se parliamo poi anche dell'anno, quindi diciamo nell'anno 2000, quindi in questo caso nell'anno 2000, e se ci riferiamo più a date, per esempio nell'aprile 2020, ok? Oppure possiamo dire anche nell'aprile del 2020, o possiamo dire nel mese di aprile del 2020. Quindi vedete la preposizione nel qui è forte, ok? Utilizziamo proprio la preposizione nel. Con i secoli, ancora una volta, si utilizza nel, quindi per esempio l'impressionismo è nato nel XIX secolo, oppure ci sono state 2 guerre mondiali nel XX secolo. Quando la preposizione nel, quindi in come preposizione articolata che è nel, è seguita dal verbo all'infinito, questo piccolo appunto che vi può essere utile quando sentite questa espressione, ha poi valore temporale. Quindi se diciamo nel leggere questo libro ho capito molte cose, vuol dire mentre stavo leggendo questo libro ho capito molte cose. Quindi vedete quel nel seguito da un infinito assume proprio valore temporale, quindi equivale a un mentre, ok? Oppure nell'arrivare in centro città ho visto una mia vecchia professoressa, quindi mentre stavo arrivando in centro città ho visto una mia vecchia professoressa. Quindi questo un piccolo bonus, ecco, che vi ho messo nel video di oggi a proposito proprio della preposizione nel che abbiamo visto con i secoli e con gli anni. Ho pensato fosse utile anche per voi sapere a proposito di questo utilizzo della preposizione nel seguito dal verbo all'infinito, che sentirete spesso in realtà utilizzare. Dite, ma cosa vuol dire in realtà? Ed è proprio a questo equivalente di un mentre, mentre più una forma gerundio, ok? Quindi nel leggere questo libro, mentre stavo leggendo questo libro, insomma. E niente, quindi questo è tutto per la lezione di oggi. Fatemi sapere com'è andata, se vi è tutto chiaro, e vi farò poi un altro video in cui faremo magari un esercizio sulle preposizioni di tempo da utilizzare nelle frasi, così che possiamo mettere tutto in pratica, perché vi ho fatto in realtà 4 video sulle preposizioni di tempo in totale, quindi vogliamo proprio metterli in pratica nel prossimo video. E se questo video vi è piaciuto mettete un like, così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto, e considerate iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi, alla prossima, ciao ciao!